Qual è l'interrogativo che getta nella mischia l'antijuventino medio in queste ore? Ve lo dico io. Ma com'è possibile che la Fiorentina possa fare un favore del genere alla Juventus per Moise Kean, un attaccante che non segna il 1° aprile 2023, che va in scadenza nel 2025, quindi tra un anno, e che ha proposto dei problemi fisici, gli stessi che hanno suggerito alla fine della fiera all'Atletico Madrid di non concedergli la possibilità di disputare la seconda parte dell'ultima stagione con la maglia dei Colchoneros. Ora, prima di riavvolgere il nastro, perché qua evidentemente va anche citato lo storico sull'asse Torino-Firenze, ben conosciuto dai tifosi della Juventus, dai tifosi della Fiorentina, evidentemente no per chi non tifa queste due squadre. Kean, partiamo col dire che è un giocatore che ha 24 anni e che può vantare già 2 esperienze con la Juventus. Un'esperienza con l'Everton, un'esperienza con il Paris Saint-Germain dei fenomeni. Quindi Kean, classe 2000, ha già un curriculum che dice Serie A 2 volte, Premier League, Liga, più diverse presenze con la nazionale maggiore. Ora, i numeri sono numeri, ed è evidente che Kean nell'ultima stagione abbia faticato a tratti tremendamente. Poi però le performance andrebbero anche contestualizzate e analizzate nel dettaglio. Kean, senza andare troppo in là col passato, in questa stagione a un certo punto, nei mesi invernali, si è ritrovato a giocare al posto di Dusan Vlahovic, che faticava un po' dal punto di vista fisico, e ha sfornato delle ottime prestazioni. Poi è ovvio che io sono il primo a misurare l'attaccante della Juventus in base ai gol che realizza o non realizza, ma complessivamente, se io vado a vedere l'investimento che fa la Fiorentina su Kean, 13 milioni più bonus, alcuni semplici da raggiungere, altri decisamente no, è un investimento che ha il suo ottimo perché, non solamente il suo perché, il suo ottimo perché, in quanto prendi un giocatore che ha già esperienza, un giocatore che se lo rimetti a posto fisicamente in Serie A fa la differenza, un giocatore che, se dovesse fare la stagione che auspica che la Fiorentina faccia, pronti via a far raddoppiare la quotazione del suo cartellino, e quindi uno che tu acquisti per 13 milioni più bonus, magari magicamente dopo un anno ne vale 30 e vai a trattare nuovamente con la Premier, con la Liga, con la Liga e con i mercati che hanno maggiori disponibilità. Quindi, onestamente, io invito tutti coloro che stanno criticando aspramente questa operazione a risentirci tra, facciamo 6 o 7 mesi e poi vediamo. Ricordo anche che Raffaele Paladino, il mio tecnico della Fiorentina, ha voluto fortemente Kean, era il suo primo obiettivo, tant'è che avrebbe voluto prenderlo già a gennaio per il Monza, ma i costi erano proibitivi per il club brianzolo e in generale Kean legittimamente aveva deciso di dare la precedenza all'Atletico Madrid. Ma complessivamente, tra prospettiva, quello che a targhe alterne ha già mostrato Kean nell'arco della sua carriera, secondo me la cifra sposa perfettamente il valore del calciatore. Anzi, potrebbe rivelarsi un affare in futuro per la Fiorentina, così come ora nell'immediato, essendo che il calciatore non rientra nel progetto tecnico della Juventus 2024-2025, per i bianconeri ha maggiore senso privarsene anziché concedergli un'altra chance, perché la Juve deve fare più cose sul mercato, da qualche parte devi ottenere denaro, e togli anche un ingaggio che non è che fosse estremamente impattante, perché a Firenze credo che Kean firmerà un contratto quinquennale da oltre 2 milioni netti, ma se un giocatore non è centrale nel progetto, tu Juventus preferisci poi dirottare quello che risparmi evidentemente su altri calciatori più funzionali. Ora, passi indietro, visto che la Fiorentina sarebbe stata così di grandissimo cuore nei confronti della Juventus, tra l'altro club che lì, lo sappiamo perfettamente, sportivamente e non, è tanto odiata, no? La Juventus è profondamente odiata a Firenze. Basti pensare che per il tifoso della Fiorentina quella con la Juventus è la partita, per il tifoso della Juventus quella con la Fiorentina è una partita. Poi prestigiosa, importante, di cartello, tutto quello che vogliamo, ma non è una ragione di vita. A me risulta, se non ho sbagliato i miei calcoli, ma credo di averli sbagliati perché ho controllato PDF per PDF le ufficialità del tempo, e la Juventus dall'estate
2017 al gennaio 2022 si è impegnata a versare nelle casse della Fiorentina almeno 160 milioni. Faccio riferimento a Federico Bernardeschi, acquistato per 40 milioni più 5 di bonus. Faccio riferimento a un altro Federico, Chiesa, acquistato per 50 milioni più 10 di bonus. Faccio riferimento a Dusan Vlahovic, ingaggiato dalla Juventus per 70 milioni più 10 di bonus. Pur togliendo i bonus per questi tre, perché non sappiamo onestamente quanti ne siano stati raggiunti, quanti no, comunque in termini proprio di base, in termini proprio di denaro già versato che stiamo finendo per versare, nel caso penso di Vlahovic, sono già 160 milioni che la Juventus ha investito per questi tre calciatori che sono finiti dunque nelle casse della Fiorentina. Credo che il Viola Park ti è costato 110-120? Ecco, aggiungete voi qualsiasi altra riflessione. Qualcuno magari se l'è anche dimenticato, ma la Juventus un anno fa prestava Arthur alla Fiorentina, tra l'altro imbastendo un'operazione laboriosa con il suo entourage per fare in modo che si potesse ampliare il legame lavorativo, quindi allungare la scadenza per fare in modo che il costo annuo di Arthur sia più basso rispetto a quello storico. Vi ricordo che seppur una trattativa separata con il Barcellona per Milan Pjanic, ma il costo storico di Arthur supera gli 80 milioni del quarto, il quinto giocatore più pagato della storia juventina. Comunque la Juventus un anno fa contribuiva a pagare parte, una buona parte, una nutritissima parte dell'ingaggio del brasiliano per fare in modo che si potesse trasferire in prestito alla Fiorentina. Quindi, anche da questo punto di vista, la Juventus mi sembra che abbia creato un beneficio tecnico alla Fiorentina per un calciatore che con Vincenzo Italiano ha trovato il suo spazio e mi sembra che abbia anche disputato una stagione accettabile. Nulla di fantascientifico, ma la stagione di Arthur a Firenze, anche da amici che tifano Fiorentina, mi è stata definita con un'unica parola: onesta. Ora, Arthur, Vlahovic, Chiesa, Bernardeschi, volete che vada ancora indietro, ma c'è un'altra proprietà, Felipe Melo. La Juventus ha sempre speso tanto con la Fiorentina. La Juventus ha fatto in modo che la Fiorentina nell'arco degli anni valorizzasse al massimo i suoi tesserati, quelli più di grido e quelli che poi sono approdati qua a Torino. Quindi onestamente io non vedo favori fatti né da una parte né dall'altra. Cioè, quando la Juventus ha ritenuto, torto o ragione, che fosse giusto prendere Bernardeschi, ha speso 40 milioni. Quando ha ritenuto che fosse giusto prendere Chiesa, ha speso 50 milioni più altri 10 di bonus. Quando ha ritenuto, in quel gennaio, se vogliamo, folle, dove è successo tanto, che fosse giusto affidare poi un ruolo centrale a Dusan Vlahovic mettendo alla porta altri calciatori, vedi Paulo Dybala, ha investito facilmente 80 milioni, ma non sono stati favori. Anzi, ora ci sono anche tantissime critiche, perché vabbè, distanza di tempo, l'investimento sul fronte Bernardeschi non si è rivelato felice, tant'è che poi abbiamo soltanto il giocatore a parametro zero. Chiesa invece si era messa molto bene, poi il grave infortunio ha frenato la crescita di questo grande giocatore. Vlahovic, ancora oggi c'è il dibattito, c'è chi ritiene che i suoi costi anche a livello di ingaggio non siano poi corretti e che non rispecchino il valore in sé del calciatore, altri invece ritengono che a lungo andare questa operazione porterà i suoi frutti. Qua siamo nel campo poi delle opinioni personali ed è sacrosanto che ognuno si faccia la sua idea. Ma se c'è una parola che non si può utilizzare dopo quanto fatto dalla Juventus con la Fiorentina a suon di milioni, è favore, nessun favore. Poi io comprendo che tutti hanno i loro problemi, tutte le big italiane a piazzare i loro esuberi fanno fatica, e vedi, no, che la Juventus pronti via comunque riesce a piazzare un po' di calciatori, si crea, no, un po' di insofferenza barra sofferenza. Però questo è un problema per chi non tifa Juventus, cioè a me viene da ridere, perché considerando proprio la credita che c'è nei confronti della Juventus quando vai a Firenze,
Cioè, ma come si può immaginare che magari Commisso possa fare un favore alla Juventus per poi averne altri in futuro? Io credo che sia stata semplicemente una valutazione tecnica anche abbastanza corretta. Ken spaccherà il mondo con la Fiorentina? I Viola saranno stati dei geni a prenderlo per solamente 13 milioni. Quindi ci vuole molto equilibrio e soprattutto bisogna aspettare che il verdetto sovrano, il campo, faccia il suo corso, perché le chiacchiere ora, sì, pontifichiamo, ma su quali basi? Credo che la Juventus inizi a creare un po' di malumore, anche un po' di preoccupazione, eh, perché comunque vedi un club molto attivo sul mercato, che ha già fatto dei colpi, sta facendo colpi importanti, e che inizia a togliersi anche dei calciatori che non hanno più nulla da dare dal punto di vista tecnico, motivazionale a questa società, e allora una Juventus così attiva spaventa. Sono sicuro che un anno fa, quando la Juventus esattamente di questi tempi poi non combinava più niente, archiviati il rinnovo di Rabiot, l'acquisto a titolo definitivo di Milik, l'acquisto di UEA da Lille, ecco, non sentivo, no, questo non lo sentivo questo avete presente, no? Quando di notte poi tu dormi c'è quella zanzarina che ti dà fastidio. Non lo sentivo, perché una Juventus non competitiva, ovviamente musica per le orecchie delle diretti competitor. Però dai, fa anche sorridere, crea un po' di sale, altrimenti se raccontassimo tutta una vita piatta, che noia. Sarebbe davvero, no? Qualcosa da evitare, e siccome ci siamo tanto annoiati un anno fa, ora invece facciamo semplicemente cronaca, e mi sembra che la cronaca poi onestamente non è che proponga grossissimi scossoni. La Fiorentina ha preso un buonissimo giocatore a 13 milioni più bonus, che tra un anno potrebbe far lievitare la sua quotazione e che in generale potrebbe rivelarsi anche un ottimo innesto per una squadra che deve migliorare in fase realizzativa. Capisco l'obiezione, prendi un attaccante che non segna un anno, come vuoi migliorare? Ma questo evidentemente poi è una valutazione di carattere tecnico, perché non sempre i numeri fanno la differenza, bisogna capire anche le prestazioni, le potenzialità, le caratteristiche di un determinato calciatore inserito nel giusto contesto, e io ribadisco che secondo me Ken a Firenze farà bene. Però intanto credo che sia giusto anche rinfrescare la memoria su come siano andate le cose sull'asse Torino-Firenze dall'estate 2017, passando per il gennaio del 2022, senza andare troppo là indietro, perché altrimenti questo video durerebbe 20 minuti. Se vi è piaciuto, tra l'altro, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella notifiche e lasciate un bel like.